Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Come pensa un narcisista? Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa ti voglio dire che se ti interessano i miei video dove parlerò sempre dei rapporti, delle relazioni con narcisisti patologici, iscriviti a questo canale se non l'hai già fatto, perché così riceverai gratuitamente tutti i miei video in cui tratterò l'argomento dei narcisisti patologici, come riconoscerli, come gestirli e come uscire dalle relazioni con loro, stare meglio, insomma, dopo lo scarto narcisista. Chiusa parentesi. Ti voglio leggere un articolo su come pensa un narcisista patologico, che poi l'articolo lo posterò qua sotto nelle note. Andiamo a leggere. Dice l'articolista, così pensano i narcisisti. Il modello di pensiero semplice e chiaro che mira a identificare un narcisista patologico. Le persone con forti tendenze o comportamenti narcisistici, perché ricorda che il narcisismo patologico è un disturbo di personalità, un vero e proprio disturbo di personalità inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico, ricordando sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Se vuoi avere presa nei tuoi rapporti con un narcisista patologico, è importante capire da dove provengono e si cercherà in questo articolo i pensieri che loro hanno. 5 pensieri principali che formano il modello del pensiero narcisista, quindi che cosa pensa un narcisista patologico. 1. Il narcisista pensa di essere il migliore e il più importante. Questo può tradursi in il migliore in politica, il più bello della squadra, il più bello della scuola, il più bravo nel lavoro, colui che ti dirà che tutte le donne gli corrano dietro o che tutti gli uomini gli corrano dietro, il più intelligente, il membro della famiglia più importante, quindi lui dirà di se stesso di essere la roccia della famiglia. Ancora, il ragazzo più ricco in circolazione, quindi ti potrebbe dire di avere un sacco di soldi, che ovviamente questi soldi li spende in cose molto private, che poi in realtà tutti questi soldi non ci sono, perché ricorda che un narcisista patologico è un mago della balla, quindi racconta delle bugie fantasmagoriche. Il punto di partenza di questa linea di pensiero è che io sono il migliore di tutti, è quello che pensa il narcisista patologico, cioè di essere indispensabile in ogni situazione. È anche il punto finale di qualsiasi linea di pensiero del narcisista. Un narcisista patologico lavora continuamente per mascherare la propria insicurezza e abbaiare, agendo e convincendo gli altri che sono i migliori, perché ricorda, un narcisista patologico è una persona debole che ha bisogno di autolodarsi per coprire questa sua debolezza e apparire bello negli occhi delle persone, perché ricorda anche che un narcisista patologico vive delle lodi degli altri, quindi vive proprio sul fatto che gli altri lo continuino a lodare, quanto è bravo, quanto è bello, e si deve far apparire forte proprio perché ha un carattere molto debole. È il loro modo di assicurarsi che la loro insicurezza di fondo, tieni buono il concetto, quindi insicuro di fondo il narcisista, non venga scoperta, quindi ha paura che questa cosa venga scoperta, facendolo sentire al sicuro, perché la più grande minaccia per un narcisista è essere visto per quello che è. E che cos'è un narcisista? Una persona con un ego fragile, poco fiduciosa in se stessa e non degna d'amore. Perché un narcisista patologico non si sente degno d'amore, perché ricorda che il narcisismo patologico avviene per due fattori. Il primo, la genetica,
Quindi certe persone sono portate per diventare narcisisti patologici, il secondo motivo scatenante sono degli abusi emotivi ricevuti in infanzia che l'hanno portato a sprigionare tutto un narcisismo patologico. Cosa significa? Si è chiuso in se stesso, narcisista, e ha detto tutti gli altri sono degli strumenti da utilizzare per poi scartare. Ancora, 2, che cosa pensa un narcisista? C'è solo bianco o nero. Le aree grigie, quindi le mezze misure, i pensieri di mezzo, sono un territorio vietato. Il grigio è fonte di confusione, può minare l'affermazione che io sono il migliore, quindi non arriverà a compromessi, non potrebbe dire una persona è migliore di me in quella situazione lì, non si assolutamente metterà in secondo piano. Ricorda questa frase che è emblematica. Un narcisista patologico ti racconterà una storia dove lui può essere o l'eroe o la vittima, però mai il colpevole. Quindi è per capire che per lui non esistono vie di mezzo. Un narcisista è molto semplice e molto chiaro. Una volta che hanno un'opinione si attengono a quella e non la cambiano mai. Riconsiderare e discutere i pro e i contro non è un'opzione. Il mondo è come l'hanno definito loro e basta. Dividono il mondo in vincitori e perdenti, quindi lui vuole essere il vincitore perché non esisti, se sei secondo sei un perdente. Anche quando perdono troveranno un sacco di scuse, quindi un narcisista patologico che ha una sconfitta, non riesce a raggiungere un obiettivo, troverà sempre delle scuse, non dirà mai è colpa mia e devo migliorare, no, non può dirlo perché per lui è il migliore di tutti e se non ha raggiunto l'obiettivo è una sfiga oppure colpa di un altro, incolperanno gli altri. Ancora, la loro perdita sarà dovuta alle altre persone e ovviamente per vincere useranno tutte le tattiche, quindi potrebbero anche imbrogliare, attenzione perché un narcisista patologico per raggiungere i suoi obiettivi non ha limiti. Ancora, 3. Cosa pensa un narcisista? Sei con me o contro di me? Breve postilla, odiano le critiche. Un narcisista patologico non vuole sentirsi criticato, punto. Non esiste che tu lo critichi o gli fai degli appunti, cioè lui può farli a te, ma tu non puoi farli a lui, quindi ha un senso di diritto gonfiato. E anche lì splitta, o bianco o nero, sei con me o sei contro di me, però se lo critichi e sei contro di lui esploderà la furibonda rabbia narcisistica, quindi stai molto attenta a criticare un narcisista patologico. Il narcisista giudica le persone in base alla loro capacità di dare loro ciò di cui hanno bisogno. Attenzione, di cosa ha bisogno un narcisista? Attenzione, ammirazione e conferma anche a letto, sotto le lenzuola, nel sesso, ti chiederà molto spesso se lui è migliore rispetto al tuo ex, che le sue dimensioni, le sue prestazioni sono qualcosa di estremamente importante, tipo Superman, no? Anche a letto, quindi tu che cosa vuoi fare? Insomma, sei lì con lui a letto e gli dici no, guarda, il mio ex era meglio di te. No, chiaramente gli dai conferma e più gli dai conferma e più il suo ego fragile si gonfia. Raccolgono persone intorno a loro, chiamate scimmie volanti, che parleranno dalla loro bocca e agiranno felicemente per conto loro. Cosa significa? Che tutti gli amici del narcisista sono persone deboli che sono soggiogate da questo affabulatore che è il narcisista patologico o la narcisista patologica, che ovviamente parleranno dalla bocca del narcisista, quindi gli andranno a riferire informazioni, insomma sono dei sudditi devoti per intenderci. Le persone sono lì per servirli, tieni buono il concetto, sono lì per servirli. Più forti dovrebbero sentire che è un onere servirli. Queste persone consolidano la posizione del narcisista, quindi le scimmie volanti a cosa servono? A consolidare la posizione del narcisista. Le persone che sono contro, hanno opinioni diverse, sono qualificate come perdenti, nemici. Quindi se tu ripeti un'opinione diversa da un narcisista ti farà la guerra contro perché sei nemica. Oppure ti dirà che sei una sfigata, sei una perdente. Ancora, i narcisisti creano felicemente campagne diffamatorie, ti diffameranno se gli sei contro. Minano qualsiasi cosa rappresentino i loro nemici, tagliano la loro testa, metaforicamente si spera.
per sentirsi più alti. Il nemico merita una punizione assoluta. I narcisisti sono esperti nel trovare quello che fa davvero male al nemico. Quindi queste sono le basi di ciò che non si vuol sentir dire il narcisista patologico. Questa è la prima parte. Poi farò anche un'altra parte, sempre sul pensiero del narcisista patologico. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Tutto qua. Ciao da Stefano.